Ellen White non fu l'unica o la sola persona a ricevere delle visioni durante questo periodo. Altri 2 uomini ricevettero il dono della profezia, ma entrambi avrebbero avuto esiti ed esperienze completamente diversi l'uno dall'altro, nelle loro vite e nel ministero. Dio spesso tralascia le persone che sono qualificate sotto un punto di vista terreno e usa persone che nessuno oserebbe immaginare. Qualificazioni accademiche, capacità oratorie e una personalità popolare sono caratteristiche stimate dalla società, ma Dio cerca persone umili, persone che se venissero usate da Dio gli porterebbero onore. La prima persona degna di nota è William Foy. William Foy, afroamericano, era riconosciuto per essere un eccezionale oratore e fu nel 1842, all'inizio dei suoi 20 anni, che egli ricevette diverse drammatiche visioni. La prima visione la ebbe il 18 gennaio e durò per 2 ore e mezza ed accadde in una chiesa di South Ark Street, qui a Boston. Era presente un medico, il quale non riuscì a percepire alcun segno di vita se non attorno al suo cuore. Il suo respiro lo aveva abbandonato. Ebbe una seconda visione il 4 febbraio che durò per 13 ore e mezza, nella quale ricevette istruzioni di condividerla con gli altri. William Foy era esitante a parlare in pubblico a causa della grande quantità di pregiudizi di cui sarebbe stato vittima, essendo un afroamericano in questo determinato periodo storico americano. Tuttavia, quando ricevette un invito a predicare in una chiesa e condividere la sua visione, egli accettò. La chiesa fu lieta di ascoltare il suo messaggio e nei successivi 3 mesi egli ricevette altri inviti a parlare nelle chiese di molte differenti denominazioni. William Foy servì fedelmente come profeta nel periodo precedente la grande delusione. Egli non affermò mai che il suo dono si sarebbe protratto per un lungo tempo o che avrebbe ricevuto altre visioni. L'evidenza sembra suggerire che egli ricevette un messaggio specifico per un tempo specifico e che lui compì fedelmente questo mandato. Il secondo uomo che ricevette una visione si chiamava Eisen Foss. Nel gennaio del 1845 egli incontrò Ellen White e le raccontò la sua storia. Poco dopo che lei aveva ricevuto la sua prima visione, Eisen Foss ebbe la stessa identica visione, ricevendo istruzioni di condividerla con gli altri. Tuttavia, egli non lo fece. Ancora scosso dopo la grande delusione del 1844 e probabilmente non avendo voglia di rendersi ridicolo, egli rifiutò. Il Signore gli apparve dicendogli che avrebbe avuto un'altra possibilità e che se si fosse ancora rifiutato il dono sarebbe stato dato a qualcun altro. Nonostante questo avvertimento, egli mostrò un atteggiamento recalcitrante e ribelle e non condivise la sua visione. Una strana sensazione lo avvolse. Egli udì una voce che gli diceva: «Hai rattristato lo Spirito di Dio». Spaventato e terrorizzato, decise di condividere la sua visione ed organizzò un incontro con i credenti avventisti. Egli spiegò ai presenti ciò che era accaduto e quando arrivò il momento di condividere la visione non riusciva più a ricordarla, neanche una singola parola. Più tardi i presenti avrebbero descritto quella scena come qualcosa di profondamente orribile e inquietante. Quando egli parlò ad Ellen White, la implorò di essere fedele al dono che Dio le aveva dato e si rammaricò di essere un uomo perduto. Visse fino a circa 70 anni ed ora giace sepolto qui e nella sua vita non ha mai più dimostrato alcun interesse spirituale. Qui nell'est del Sullivan, nel Maine del Nord, abbiamo la tomba di William Foy. Abbiamo quindi la storia di 2 uomini, uno obbediente alla chiamata di Dio e l'altro resistente alla chiamata di Dio. Il tempo migliore per seguire Dio, il tempo migliore per seguire il suo piano nelle nostre vite, corrisponde sempre alla prima volta. Non è mai bene rinviare, dibattere oppure barattare con Dio. Se Dio ti sta chiamando al ministero, non indurire il tuo cuore. Segui il Signore e condividi il messaggio dovunque Egli ti guidi a farlo.